Ciao a tutti, oggi vediamo le Jabra Elite 8 Active che l'azienda mi ha inviato in prova. Sono delle Buds True Wireless in-ear con Bluetooth 5.3 e un driver da 6 mm. Sono certificate Dolby Audio, supportano l'audio spaziale e i codec AC e SBC. Sono certificati IP68, quindi resistono ad immersioni in acqua fino a 1,5 m e rispettano lo standard militare 810H per l'operatività in condizioni estreme di temperatura, vibrazione e umidità. In pratica sono indistruttibili. Offrono caratteristiche di cancellazione del rumore, più nello specifico parliamo di ANC ibrido adattivo, che si adatta automaticamente in base al luogo in cui ci troviamo e della modalità trasparenza che Jabra chiama Hear True. Le specifiche indicano una durata della batteria fino a 14 ore e una durata totale per un massimo di 56 ore. Offrono anche la ricarica parziale e la ricarica wireless. Ho qui con me la colorazione caramello, ma sono disponibili in altre 3 colorazioni, nero, grigio e blu navy. Andiamo a vederle più da vicino e procediamo con l'unboxing. Dunque, in confezione troviamo la custodia con gli auricolari all'interno che vedremo nel dettaglio a breve, 2 ulteriori coppie di gommini taglia L ed S, la taglia M è già installata, e un manuale di carta che contiene informazioni sulla sicurezza e la garanzia in 16 lingue tra cui l'italiano. Sul cartoncino interno trovate la mini guida rapida che vi suggerisce di scaricare l'applicazione Jabra Sound Plus che vedremo nel dettaglio più tardi. Troviamo inoltre un cavetto USB-A USB-C in tinta con gli auricolari di circa 20 cm. La custodia è di 6,5 x 4,7 x 2,5 cm in materiale opaco che non trattiene impronte e pesa poco più di 46 grammi. Non sono presenti motivi tranne la scritta Jabra incassata sul fronte e il piccolo LED posto immediatamente sotto, che si colora di verde quando la custodia è carica o di arancio quando è necessario ricaricarla. La porta USB-C è posizionata sul fondo della custodia e non sul retro perché è dotata di ricarica wireless. Non ha il sensore di effetto Hall, pertanto gli auricolari si connetteranno esclusivamente una volta indossati, nemmeno quando li estraiamo e a breve capiremo perché. La costruzione è ottima, la cerniera non scricchiola, non si muove e le rifiniture sono altrettanto ottime e in generale è piacevole tenere in mano queste Jabra, anche se non proprio piccolissime. Il rumore prodotto in chiusura è piacevole, ma voglio farvi notare come si debba fare uno scatto per aprire completamente la custodia. Se non lo fate, questa tende a chiudersi da sola. All'interno troviamo i 2 auricolari e le plastiche sono opache anche per gli spazi dedicati agli auricolari stessi, che sono posti in modo da guardare verso l'esterno e questo determina, una volta estratti, un movimento naturale per indossarli. L'estrazione è comunque molto semplice anche per chi ha le mani grandi perché lo spazio per le dita è più che sufficiente e anche perché gli auricolari non sono molto incassati nella custodia. I magneti sono piuttosto potenti e gli auricolari difficilmente escono dalla loro posizione. Come potete vedere è presente un secondo LED che indica lo stato di carica degli auricolari, quindi avete una doppia informazione, una per la custodia e una per gli auricolari. L'auricolare è di tipo Buds in-ear, quindi senza bastoncino, ed ha una particolare forma trapezoidale che è stata studiata per potersi adattare facilmente alla forma interna del padiglione auricolare. Se andiamo a rimuovere il tappino, possiamo notare che non è presente alcuna retina, nemmeno in tessuto, a protezione della capsula, e questo purtroppo potrebbe consentire l'ingresso di polvere e sporco all'interno, anche se, come vedete, il foro di uscita è molto piccolo. La particolare conformazione del sistema di aggancio del gommino fa in modo che questi siano semplici da installare, ma richiedono tanta forza per poter essere rimossi, molto bene da questo punto di vista perché vengono mantenuti saldamente in posizione. I microfoni sono 3 per auricolare e sono di tipo MEMS, Micro Electromechanical System, come abbiamo già visto per le Elite 3 sempre qui sul canale. Un microfono è posto nella parte interna della capsula, poco sopra il sensore di prossimità. Gli altri 2 microfoni sono posti nella parte esterna, il primo nella parte superiore, il secondo nella parte inferiore. A differenza delle Active 3 non sono presenti LED sul pulsante, ma abbiamo la voce guida in lingua inglese che informa circa lo stato della connessione con i dispositivi. Nella parte interna della capsula vediamo il sensore di prossimità, quindi se rimosse la musica si arresta e riprende non appena le indossate nuovamente.
Subito sotto si trovano i due connettori dorati per la ricarica. I tappini in silicone, anzi in-ear gel come li chiama Jabra, sono tondi e possono essere sostituiti tranquillamente con altre memorie di forma che si trovano facilmente negli store online. Nella parte esterna è presente l'area per i comandi, che ricordo non essere touch ma a pressione e che approfondiremo a breve, ma prima andiamo a vedere come si indossano. Sono piccole e questo richiede qualche accortezza in più per maneggiarle e portarle in posizione. Quando fate attività sportiva vi consiglio di indossarle prima di iniziare la vostra sessione di allenamento e non durante, perché potreste trovare qualche difficoltà nel maneggiarle. Come sempre si inseriscono nel padiglione auricolare e con un movimento semicircolare si vanno a fermare saldamente. Non sono tra le più leggere, visto che ogni auricolare pesa 5 grammi e la loro presenza nell'orecchio si sente e difficilmente ci si dimenticherà di averle indosso. Però si possono mantenere per diverse ore senza accusare stanchezza. Le Elite 8 Active sono dotate della tecnologia Shake Grip, che consente agli auricolari di non muoversi nemmeno durante la corsa e di non avere bisogno di alette. Tutto questo viene ottenuto anche grazie alla gomma siliconica che riveste tutto l'auricolare e che aderisce molto bene alla pelle dell'orecchio, garantendo un elevato grado di adesione senza risultare però fastidiosa. Il formato Buds, le tecnologie adottate e la forma particolare le rendono perfette per chi fa sport, perché farle scappare dalla loro posizione è davvero difficile, non per niente hanno il suffisso Active. A livello di indossabilità sono pertanto promosse, anche se gli unici aspetti da tenere in considerazione sono la presenza nel padiglione auricolare e la dimensione, che per utenti con le mani particolarmente grandi potrebbe non essere l'ideale. Vediamo ora in dettaglio l'applicazione a corredo. L'applicazione Sound Plus di Jabra, che abbiamo già visto qui sul canale, è davvero ben fatta e nella schermata principale mette a disposizione le funzioni più utilizzate. Mostra la percentuale di entrambi gli auricolari e indica anche la percentuale di carica residua della custodia. Offre la possibilità di modificare le impostazioni dell'ANC tra cancellazione attiva del rumore, Hear True, ovvero la modalità trasparenza, e qui è anche possibile modificarne l'intensità, oppure Off e quindi disattivare l'ANC. Anche se, come vedete, un breve messaggio ci ricorda che se impostiamo la modalità trasparenza o disattiviamo l'ANC, quest'ultimo sarà comunque sempre attivato automaticamente durante le chiamate vocali. Scorrendo verso il basso possiamo poi attivare l'audio spaziale, caratteristica peculiare di questi auricolari che implementano la tecnologia Dolby Audio. Oppure modificare le impostazioni di equalizzazione, andando a scegliere tra 6 possibilità predefinite o, tramite il più in alto a destra, creare un'impostazione personalizzata. Tutte le altre impostazioni, e sono davvero tante, sono accessibili tramite il pulsante delle impostazioni in alto a destra nell'applicazione. Da qui possiamo controllare il firmware installato ed eventualmente aggiornarlo. Poiché quando le ho configurate era disponibile un nuovo firmware, rilascerò uno short in merito, così chi è interessato può andare a guardare l'intera procedura. Possiamo poi modificare le impostazioni degli auricolari come quelle legate all'esperienza audio, come ad esempio la pausa automatica della musica, o quelle legate all'esperienza in chiamata, dove potete modificare impostazioni quali la risposta automatica alle chiamate o il side tone, che consente di sentire la propria voce in cuffia. Possiamo inoltre personalizzare gli auricolari, per esempio modificandone il nome, modificare il comportamento dei tasti che vedremo a breve, oppure la lingua della guida vocale, tra cui purtroppo non c'è l'italiano. Sempre dalle impostazioni è possibile abilitare Spotify Tap se utilizzate Spotify come client per l'ascolto musicale, oppure localizzare le cuffie qualora le abbiate perse di vista. Insomma, un'applicazione davvero completa e molto ben fatta che mostra nella pagina principale ciò che serve e delega il resto, e c'è davvero tanto, ad una pagina secondaria che dà accesso a tutte le altre funzioni di personalizzazione. I controlli sono, come dicevamo, a pressione, e questo è da un lato comodo perché impedisce tocchi e comandi involontari, ma dall'altro costringe a sentire la pressione nel canale auricolare ogni volta che vogliamo interagire manualmente.
Con la singola pressione sul destro possiamo fare play-pausa di una traccia audio o rispondere ad una chiamata. Con la singola pressione sul sinistro abilitiamo in sequenza l'ANC o la modalità trasparenza. Con la doppia pressione sul destro andiamo alla traccia successiva, mentre sul sinistro attiviamo l'assistente vocale. Per le chiamate invece la doppia pressione è impostata su entrambi gli auricolari per rifiutare la chiamata. Con la tripla pressione sul destro andiamo alla traccia precedente, mentre sul sinistro la tripla pressione non è associata ad alcun comando. Per le chiamate invece la tripla pressione non è associata ad alcun comando. Fortunatamente possiamo modificare il comportamento di base, che a me personalmente non fa impazzire, e scegliere una impostazione tra quelle presenti in lista. Per tutte le azioni, infatti, la lista di comandi tra cui scegliere non cambia. Alcune volte capita ad esempio che per il doppio o triplo tocco alcuni comandi non siano disponibili. Qui invece non accade. Come dicevamo, hanno a disposizione i codec AAC e SBC e sono inoltre anche equalizzabili con 6 impostazioni predefinite, oltre ad avere anche la possibilità dell'equalizzazione personalizzata. Il driver da 6 mm fa egregiamente il suo lavoro. Si sente che è un driver di ottima qualità che riesce ad offrire un suono bilanciato ed armonico, anche se più orientato ai medi e agli alti. Intendiamoci, i bassi ci sono, si sentono e sono presenti, ma se siete amanti degli extra bassi ci sono probabilmente altri modelli più adatti a voi. È però fuori discussione come la parte vocale venga riprodotta benissimo, chiara e cristallina, e si sente in questo aspetto l'esperienza di Jabra nel settore. Il volume è elevato, già all'80% suonano forte e si fanno sentire, ma soprattutto non si avvertono distorsioni o perdite di qualità. In definitiva, degli ottimi auricolari in-ear che esprimono un ottimo comparto audio e che, anche per questo aspetto, sono in grado di soddisfare le esigenze di chi vuole e si aspetta qualcosa in più, visto anche il costo di cui vi dirò a breve. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in 2 condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Penso che queste prove microfono parlino da sole e non ci sia molto da aggiungere. I 6 microfoni lavorano bene e le prestazioni sono molto buone. Mentre state facendo una corsa al parco e ricevete una telefonata, oltre a fermarvi per riprendere fiato, sarete in grado di sentire il vostro interlocutore senza problemi e senza disturbi provenienti dai rumori ambientali. Jabra dichiara 14 ore di ascolto continuato con ANC disattivato e 8 ore con ANC attivo. Dai miei test risulta una durata massima di poco superiore alle 13 ore durante l'ascolto continuato di musica con il volume impostato all'80% e codec AAC. Considerate che perdono circa il 10% ogni 80 minuti di ascolto. La custodia garantisce altre 3 ricariche complete per un massimo di 32 ore con ANC attivo o 56 ore con ANC disattivo. Indipendentemente dall'ANC attivo o disattivo si riesce a coprire senza problemi una giornata intera e nel caso di ANC off anche più di 2 giornate. Se poi consideriamo che hanno anche la ricarica parziale, con 5 minuti si ottiene un'ora di riproduzione, allora da questo punto di vista sono davvero ottime. In chiamata invece perdono il 20% ogni ora e quindi riescono a fare 5 ore ininterrotte, ma come detto prima ricordate che in questa modalità l'ANC viene attivato di default. In chiamata quindi prestazioni al top, perché avete anche sentito come lavorano bene i microfoni, ma ovviamente batteria che per forza di cose cala nella durata. Un'ultima nota, la custodia è dotata di ricarica wireless, quindi anche in considerazione di questo, le specifiche tecniche sono di tutto rispetto ed unite a una durata della batteria eccezionale ne fanno un ottimo prodotto da questo punto di vista. Veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. A chi consiglio quindi le Jabra Elite 8 Active? Beh, è semplice e l'ho già anticipato prima. Se siete degli sportivi e volete un paio di true wireless in grado di offrire un ottimo sound, specifiche tecniche complete e un ANC ottimo, questi sono gli auricolari che fanno per voi.
Il fatto di essere studiati appositamente per chi fa sport è sicuramente un'ottima cosa e aver implementato tecnologie e materiali per l'uso durante l'attività sportiva, penso ad esempio alle certificazioni IP68 e agli standard militari, è sicuramente un plus notevole. Possono essere utilizzate indifferentemente da utenti Android e iOS perché la completa applicazione Jabra Sound Plus è disponibile per entrambe le piattaforme e, come abbiamo visto, è fatta molto bene ed è davvero completa. Possono essere utilizzate anche a casa o in ufficio per conference call perché sono multi-point e perché i microfoni e le tecnologie Jabra da questo punto di vista sono al top, ma non è probabilmente questo l'uso principale che ne farà chi sceglierà di acquistarle. Hanno una durata della batteria eccezionale senza NC e molto buona con ANC attivo, insomma non vi lasceranno a piedi facilmente. Il costo è forse la nota dolente, ma chi cerca un dispositivo del genere è spesso orientato a spendere qualcosa in più proprio per via dell'utilizzo che ne farà. Di listino costano 200 euro, 199,99 per la precisione, e si posizionano nella fascia medio-alta del mercato, ma online riuscite a risparmiare qualcosa visto che stanno intorno ai 170 euro. Come sempre, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Fatemelo sapere nei commenti e datemi anche consigli su come migliorare il canale o indicazioni di prodotti che vorreste vedere recensiti e cercherò di accontentare le richieste. Però mi raccomando, prima di tutto mettete un like e iscrivetevi per far crescere il canale e per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Nel prossimo video vedremo un prodotto nuovo e probabilmente molto atteso, le OnePlus Buds 3, per cui attivate le notifiche. Alla prossima!